Ciao amici e amiche del segno della Vergine, io sono Angela e questo è Esoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 4 al 18 gennaio dove troveremo la luna nuova in Capricorno. Vi ricordo che questa è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad accendere la nostra luna. Prima di ascoltare gli oracoli, cerchiamo di capire dal punto di vista astrologico cosa ci porterà questo periodo, appunto verso la luna nuova in Capricorno. Ci incoraggia all'attività, al fare, ad essere coraggiosi, perseverare, impegnarsi, un buon momento per capire cosa si vuole, per pianificare, curare nei minimi dettagli qualcosa, anche per imparare cose nuove. Diciamo che con l'azione si riuscirà a raggiungere degli ottimi risultati, i nostri desideri. Di contro dobbiamo fare attenzione alle nostre aspettative che potrebbero essere eccessive o elevate e quindi anche essere troppo esigenti e duri con noi stessi, forse anche con gli altri, quindi inflessibilità, porta stress, anche difficoltà per soprattutto le persone più socievoli che tenderanno a preferire un po' di chiusura, un po' di silenzio e solitudine. Non è una cosa estremamente negativa, ricordiamo che qualsiasi cosa in eccesso può essere negativa. Adesso andiamo a vedere il vostro primo oracolo, quello che ci permette di inquadrare il momento che andiamo ad analizzare, noi il nostro punto di partenza, e cioè intorno al 4 gennaio, subito dopo la luna piena. Abbiamo lo scintillio, di sicuro è una carta molto molto positiva perché innanzitutto ci consiglia di splendere, di esprimerci, di connetterci con gli altri. Può avvenire tutto ciò grazie a un'occasione per riuscire a mostrare le nostre capacità, forse attraverso colloqui, possono esserci promozioni, audizioni, nuove conoscenze, quindi in qualche modo opportunità per attirare attenzione e qualcosa di bello, di positivo anche da condividere. Quindi direi che è una specie di parola chiave di questo inizio, di questa fase di condivisione e di apertura. Poi la seconda è l'argento vivo, anche questa è molto forte come carta e come significato perché ci parla di un periodo che può essere abbastanza movimentato e per certi aspetti anche fortunato, solo che alcune cose sono fugaci e quindi meglio approfittare subito di un'occasione perché potrebbe sfuggirci, potrebbe esserci un cambiamento temporaneo e improvviso, un momento molto bello, molto bello, molto piacevole, però breve, sicuramente intenso, oppure nuova energia nel senso di nuova fiducia e speranza per il futuro. Di sicuro ci porta ad essere un pochettino irrequieti in questo momento. Ecco perché magari dobbiamo fare attenzione a cercare di gestire al meglio sia le nostre emozioni sia anche le nostre azioni. L'altro oracolo ci parla di metamorfosi, molto interessante come messaggio perché parla, forse in un ambito, in una situazione, in un evento, in un qualcosa o relazione, quindi magari in base a quello che vi dirò, dicevo, di questa carta, potete subito intercettare a cosa può riferirsi. E siccome parla del sentirsi in trappola, perché? Perché magari c'è un momento di trasformazione, un cambiamento, un'evoluzione, un qualcosa anche a livello profondo, quando si passa un periodo di difficoltà, di avversità o ci si sente stanchi, deboli,
tristi per qualcosa, è qui che dobbiamo, essere bravi, e lo siamo assolutamente, a, cogliere quelle cose che ci aiuteranno a diventare più saggi e più forti, e, soprattutto di, seguire, una luce, un qualcosa che ci permetterà di uscire dal buio. Quindi fateci caso, dov'è che vi sentite in trappola, dove potete assolutamente cercare di fare una trasformazione, di fare un cambiamento, però a livello profondo. Vuol dire che un qualcosa non richiede semplicemente una breve sistemazione, un qualcosa, diciamo così, di leggero, ma perché potrebbe ripresentarsi successivamente. Invece vuol dire che in quelle circostanze c'è un qualcosa che deve essere compreso maggiormente. Adesso procediamo con l'oracolo dello sciamano. Allora, abbiamo visto varie indicazioni, magari alcune cose possono riferirsi a più ambiti della vostra vita, e visto che è una stesura generica, magari alcune possono riferirsi un po' di più all'ambito lavorativo, cose strettamente personali, famiglia, relazioni, sentimenti, eccetera. Quindi questo ovviamente spetta a voi capire i vari messaggi in base a quello che state vivendo. Troviamo il gufo, molto interessante e molto bello come animale, soprattutto il suo significato simbolico, perché, questa carta ovviamente parla del vedere ciò che non appare subito. A volte sono le nostre memorie, i segnali intorno a noi, le nostre stesse intuizioni, e tutto questo ci permetterà di fare chiarezza nel buio. Fateci caso, abbiamo visto proprio la carta precedente che ci parla di fare chiarezza e di trovare, luce in una fase dove abbiamo incertezza, dubbi, perplessità o tristezza, eccetera. Quindi il buon senso, ci aiuta a superare la confusione, o comunque di accettare l'ombra. Va accettata sia l'ombra e la luce. L'ombra non va scacciata, cioè le cose negative in realtà non vanno scacciate, vanno affrontate, altrimenti continuiamo a, trovarcele davanti, e man mano possono, peggiorare. Quindi dobbiamo trovare proprio il coraggio per affrontare ciò, che ci spaventa, andando proprio nelle nostre emozioni profonde, nelle nostre paure, nelle nostre potenzialità per poterle utilizzare al meglio. Ci possono essere dei messaggi nascosti, dei dettagli, di sogni, di gesti quotidiani, che lì è la verità, e quindi di non temere la verità, anche se a volte può essere un po' scomoda. Quindi, parliamo anche di protezione, di riuscire a curare, i propri sentimenti e le proprie emozioni, per poterle guidarle a meglio, ovvio, ma anche per il nostro stesso benessere. Qui troviamo la carta liberazione, rivelazione, scusate, che, parla di condivisione senza condizione o attesa, di gratitudine per arricchire, sia chi dà e riceve, quindi di dono autentico. Dono autentico intendo anche quel messaggio, quel qualcosa, quel segnale che può giungere, a noi. A volte può essere un qualcosa intorno, abbiamo visto anche, a livello, strettamente personale, un sogno, un'intuizione, ma può essere anche all'esterno come un atto generoso, un qualcosa che ci viene offerto, un'opportunità, un qualcosa che ci viene anche dato, non solo dalle varie situazioni intorno a noi, però anche magari da una, persona. Io parlo di dono, parlo di offerta, parlo di un invito, di qualsiasi cosa. E poi troviamo il corvo. Questa carta è, forse qualcuno da lassù vuole essere certo del messaggio, perché parla di verità, di riconoscere ciò che è autentico, di essere fedeli a se stessi, di non seguire quelle regole, imposte, ma di cercare, coerenza tra ciò che si pensa, ciò che si prova e ciò che si fa. Riconoscere ed evitare le illusioni, riconoscere
le proprie paure per cercare di superarle, quindi di essere onesti e sinceri, soprattutto con se stessi e capire che la verità è liberatoria, quindi non dobbiamo assolutamente averne paura. Si conclude qui, la lettura vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!